In questo video vi faccio vedere come ho realizzato questa radio FM con Bluetooth, AUX, lettore USB e micro SD, tutta autocostruita. Andremo a vedere tutti gli step necessari per poterla realizzare passaggio per passaggio, partendo dall'idea iniziale, dalla scelta dei componenti, al disegno vero e proprio del case su misura in base ai componenti scelti, passando poi per la stampa dei pezzi ed infine all'assemblaggio completo. Dai, seguitemi nel video. L'idea dell'estetica è questa, un semplice parallelepipedo dove nella parte frontale ci andremo a mettere degli altoparlanti, no, 2, ok? E in quest'area bianca ci va l'amplificatore e come ultimo pezzo l'antenna. La mia intenzione è di farla compatta anche perché poi dovrà essere alimentata a batterie. Iniziamo dall'amplificatore. Come dicevo, voglio alimentare questa radio a batterie e per avere una durata decente non voglio esagerare con la potenza. Per questo tra tutti questi prodotti ho scelto questo. È un amplificatore 2x5W che può essere alimentato anche con una sola batteria al litio a 3,7 V, che è una tensione comune tra le batterie a litio. A schermo state vedendo tutte le specifiche, ma come dicevo all'inizio del video, una caratteristica interessante che ha questo amplificatore è il Bluetooth. Quindi si può utilizzare anche per collegare per esempio il nostro cellulare e utilizzare questa radio come cassa Bluetooth. I prossimi due componenti sono una batteria al litio 18650, che forse non è il caso di comprare da Ali, e un portabatterie da un posto, così possiamo sostituirla facilmente. Ancora, come prossimo componente abbiamo gli altoparlanti. Qui devo ammettere che c'era tanta scelta, è stato un po' impegnativo scegliere degli altoparlanti che fossero i più adatti per questo progetto, che avessero determinate specifiche per essere pilotati tranquillamente con il modulo amplificatore che abbiamo scelto poco prima, ma continuando con le ricerche alla fine sono saltati fuori. E sono questi. Li ho scelti perché hanno delle specifiche audio decenti e in più hanno diverse caratteristiche interessanti come la calamita al neodimio, sospensione in gomma e cono rivestito in materiale plastico, quindi più resistente alle usure e al tempo, e dovrebbero anche essere impermeabili, ma non è una specifica rilevante per questo progetto in quanto la nostra radio non sarà impermeabile. E siamo arrivati all'ultimo componente, l'antenna. Questa è snodabile ed è regolabile a 360 gradi, è esteticamente perfetta per questo progetto. Non mi sembra sia a 6 sezioni come dice la descrizione, ma comunque si allunga molto. Bene, prima della stampa dobbiamo avere un oggetto da stampare e quindi mi sono messo a creare il modello di questa radio, l'involucro, che andrà ad ospitare tutti i componenti. Armato quindi di calibro digitale rigorosamente cinese, mi sono messo a misurare tutti i componenti utilizzati da questa radio per avere un riferimento delle misure da seguire per creare tutti gli alloggi dei pezzi che la compongono. Velocizzo il tutto per non annoiarvi troppo, ma al contempo ne approfitto per mostrarvi tutti i passaggi importanti che mi hanno portato a completare questo modello. Ho fatto in modo che la scatola principale della radio fosse un unico pezzo, così abbiamo un assemblaggio più pratico e pulito senza dover utilizzare colla o incastri particolari. Per proteggere gli altoparlanti da urti o tocchi involontari ho disegnato anche altri due pezzi, che chiameremo cornice e griglia. Questi si posizionano sopra gli altoparlanti e aggiungono anche un tocco estetico e migliorano la personalizzazione perché coprono le viti e in più possiamo stamparli di colori diversi. Come per l'assemblaggio è comoda anche per la stampa perché si riesce tranquillamente a stampare anche su stampanti che hanno il piatto di dimensioni standard come la mia. Vediamo adesso come ho stampato tutti i pezzi. Sulla destra trovate le impostazioni di stampa che ho utilizzato. Sentitevi liberi di modificarle secondo esigenze. Come potete vedere, il pezzo principale entra perfettamente nell'area di stampa. Ovviamente dobbiamo usare i supporti per fare in modo che la stampa esca correttamente. Io ho utilizzato questa qualità e non più alta perché altrimenti la stampa sarebbe durata troppo. Difatti gli strati sono evidenti ma comunque accettabili. Questi punti bianchi che vedete sono le giunzioni degli strati. Assicuratevi che escano in punti ottimali come gli angoli o in punti nascosti. Il coperchio necessita anch'esso di supporti ma solo nei fori delle viti.
quindi potete utilizzare gli stessi parametri di stampa del pezzo principale. Io, se non erro, qui ho cambiato solo i supporti da albero a normale. Per questi altri due pezzi trovate sempre sulla destra le impostazioni di stampa. Questi si possono stampare in qualità più alta essendo più piccoli. Anche qui dobbiamo prestare attenzione alle giunzioni. Come potete vedere dai puntini bianchi, adesso sono al centro e per fissare questa cosa giriamo semplicemente i due pezzi in questo modo. Così facendo li abbiamo sistemati. Nella cornice ci sono ancora, ma quella parte lì andrà sotto e quindi non si vedrà. Volendo c'è anche un parametro in cura che permette di modificare i punti di giunzione, solo che per questa versione che ho io di cura non funziona sulla mia stampante. Potrebbe capitare anche questo. L'ultimo livello non è perfettamente piatto, ma come potete vedere presenta degli scalini. Questo potrebbe dipendere dal modello, che non è perfettamente piatto, oppure da cura. Ma non temete che si può risolvere con pochissimo. Cambiamo di poco l'altezza dello strato finché non sparisce, così. Procedendo con la stampa, il risultato dovrebbe essere questo. Adesso ripuliamo il pezzo. Eccola qui, il risultato mi piace davvero tanto, la finitura è ottima e la superficie non necessita di verniciatura. Sicuramente è anche merito del tipo di PLA che ho utilizzato. Prima di questa blu ho fatto una versione nera che è stata la prima in assoluto, ma che montava un'antenna di recupero. Poi per rendere il progetto replicabile l'ho sostituita con un'antenna migliore e facilmente acquistabile. Questa nera l'ho stampata con PLA di marca diversa e senza calibrare il piatto. Quindi non so a cosa attribuire la colpa, ma come potete vedere la finitura non è il massimo nella parte superiore. E siamo arrivati all'ultima parte, l'assemblaggio. Facciamo un recap veloce di tutto quello che serve per poter procedere. Abbiamo quindi bisogno del case, del suo coperchio, degli altoparlanti, della batteria, del portabatteria, dell'antenna, dell'amplificatore. Infine abbiamo questi altri pezzi dei copri altoparlanti che volendo sono opzionali. Se vi piace la radio in questo modo potreste decidere di non stamparli proprio. Ultima cosa prima di procedere, i più attenti di voi avranno notato che nel retro della scatola c'è questo spazio strano. Questo l'ho utilizzato nella versione nera della radio per metterci un modulo di ricarica di batteria al litio TP4056 perché integra diverse protezioni, ma la ricarica è veramente molto lenta. In questa blu che stiamo costruendo adesso non lo utilizzerò e seguirò questo semplice collegamento della batteria al modulo amplificatore, che gestirà lui la ricarica tramite l'USB-C sulla parte frontale. Mentre se stavate pensando di utilizzare questo modulo, il collegamento che dovete seguire è questo. Inoltre, per incastrare questo modulo in questo spazio dobbiamo inserirlo in diagonale sotto questo incastro, per poi far scivolare con forza nella parte interna, qui, dall'USB-C di questo modulo. Fatto questo si incastrerà e non uscirà più, quindi prima di incastrarlo fate i collegamenti. Bene, possiamo proseguire. Insieme all'amplificatore che abbiamo acquistato uscirà tutto il necessario per fare i collegamenti. Abbiamo 1, 2, 3 cavetti tutti uguali, filo dell'antenna che non ho utilizzato perché è troppo corto e un telecomando. Questi cavi sono rispettivamente altoparlante sinistro, destro e batteria. Prendiamo uno di quei 3 cavetti e lo colleghiamo direttamente al portabatteria in questo modo. Ecco qua, poi dopo provvederò a isolarlo. Rispettando la polarità andiamo a effettuare il collegamento dei cavetti sugli altoparlanti sinistro e destro. Continuiamo con il collegamento del filo dell'antenna. Andrà saldata direttamente sul modulo amplificatore, in questo modo. In questa parte vado ad inserire un inserto filettato nel foro della vite di fissaggio dell'antenna. Vi dico già che voi potete farne a meno.
inserite direttamente la vite nel foro e state a posto, anche perché non c'è tanto spazio di manovra ed è stato molto scomodo inserirlo. Ho dovuto utilizzare una tecnica strana, ma alla fine è andato tutto ok. Adesso prendiamo l'antenna e mettiamola in posizione. Facciamo arrivare il suo filo, che abbiamo saldato poco prima sul modulo amplificatore, facendolo passare in questo punto per farlo arrivare nella camera dell'altoparlante sinistro. Per il fissaggio del filo è ideale un capocorda, ma se non l'avete fate come ho fatto io, avvolgendo il filo attorno alla vite per poi avvitarla. In questo modo rimarrà comunque ben saldo. Proseguendo, fissiamo la batteria nell'alloggio interno. Io ho deciso di usare questa clip a strappo, che è molto comoda, solida e in più si può tagliare dalla misura che ci serve. Per gli altoparlanti facciamo passare il filo con il connettore nell'apposito foro, in questo modo. Fatto questo, colleghiamo i connettori delle casse e della batteria sulla scheda dell'amplificatore. Facciamo una prova al volo per vedere se tutto funziona correttamente. Perfetto, possiamo proseguire. Per un'esperienza di ascolto migliore vi consiglio di sigillare completamente le camere degli altoparlanti in questo modo, così facciamo in modo che siano a camera chiusa. Io ho utilizzato della colla a caldo. Oltre a questo ho messo anche dell'ovatta nelle camere, l'ideale è utilizzare ovatta acustica, ma non ne avevo e ho utilizzato della semplice ovatta. Lo speaker è quasi completato. Quello che ci rimane da fare adesso è fissare tutti i componenti al case con un sacco di viti. Facciamolo, dai. E siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi ringrazio tanto per la visione e ci vediamo al prossimo.